Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo una crostata semplicemente deliziosa. La crostata beneventana. Preparo la pasta frolla, metto la farina all'interno della terrina, inizio a grattugiare con una grattugia a fori larghi il burro freddo di frigorifero. Infarino bene il burro e poi lo grattugio. Con i polpastrelli delle dita unisco il burro alla farina. Metto lo zucchero, un pizzico di sale, il lievito, sempre setacciandolo, e un uovo medio. Aromatizzo con la scorza di limone non trattato ed inizio ad impastare, prima con la forchetta e poi con le mani. Ecco la pasta frolla pronta in un attimo, la sistemo nella pellicola alimentare e la metto nel frigorifero a riposare perlomeno per mezz'ora. Preparo la crema, metto il latte all'interno di un pentolino, aggiungo lo zucchero, la scorza di limone, solo la parte gialla, porto il tutto sul fuoco e faccio scaldare il latte. Non dovrà bollire, dovrà semplicemente sciogliere lo zucchero. Lo zucchero si è sciolto, tolgo il latte dalla fiamma, rompo le uova in una terrina e le sbatto con la forchetta. Aggiungo le uova al composto e mescolo. Adesso filtro il composto. Così andrò ad eliminare sia la scorza di limone che eventuali residui dell'uovo. Inserisco il liquore strega. Ne metto circa 20 grammi, quindi più o meno 4 cucchiai. Stendo la frolla, infarino il piano di lavoro, prima picchietto il panetto delicatamente da entrambi i lati e poi la stendo. Puoi stenderla anche su un foglio di carta forno. Sistemo la frolla sulla tortiera. Dopo aver sistemato la frolla ci passo il matterello sopra e tolgo gli eccessi. Metto i savoiardi all'interno della tortiera. I savoiardi vanno messi all'isca di pesce. Gli spazi vuoti li andrai a riempire con il savoiardo tagliato. Ho incastrato bene tutti i savoiardi. A questo punto devo metterci la crema preparata. La crema preparata la devi mettere piano piano, dando modo al savoiardo di assorbirla. E una volta cotta sarà di una cremosità insieme al savoiardo incredibile. È una torta che va gustata fredda. Posso infornare nel forno già caldo, statico, a 180 gradi perlomeno per 40-45 minuti. Noterai quando è cotta anche dalla doratura. Metto la torta nel secondo livello del forno partendo dal basso, perché avrà bisogno di cuocere più alla base che sulla superficie. Ed ecco la torta pronta dopo 40 minuti di cottura. Ed ecco la torta pronta, adesso la lascio freddare completamente perché, come già ti ho detto, è molto più buona fredda con una spolverizzata di zucchero a velo. Metto la crostata su un vassoio di portata. Per evitare di rovinare i savoiardi ci metto sopra un foglio di carta forno. Perfetta. È una crostata bellissima, anche scenografica, una spolverizzata di zucchero a velo senza esagerare e la crostata è pronta. E adesso prova assaggio. La pasta frolla è deliziosa. Il savoiardo acquista una consistenza cremosa e spugnosa. Ma cosa sei? Una delle 7 meraviglie. Prova assaggio superata. E scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima videoricetta.